Audi A5 Sportback in questa uggiosa giornata invernale, un blu comunque molto elegante per una vettura lunga oltre 4,70 m, larga 1,84 m e alta pochissimo, appena 1,39 m, infatti la vedete com'è incollata al terreno. A me piace soprattutto il comparto anteriore con questo cofano molto ampio. Vedete che i fari, non li vedete ma ve lo dico io, sono a LED, la mascherina è in rilievo con questo grigio chiaro che viene ripreso poi anche nella plancia all'interno, e devo dire che mi piacciono sempre le frecce a rincorsa, mi piacciono meno i cerchi da 18 perché si perdono un po', li avrei preferiti da 19, magari con una spalla dello pneumatico un pochino più bassa ad aumentare il senso di aggressività. Io mi ci devo calare e mi piace, intanto vi faccio vedere che manca il profilo, c'è soltanto il vetro a dare proprio un'idea di attenzione al design. Dentro come ci sto però, momento che mi calo, impostazioni manuali, porto indietro il sedile, alzo il volante, lo tiro verso di me e devo dire che sono veramente comodo, anche perché, e mi tolgo il cappello, ho quelle 4 dita che non mi faranno dare capocciate contro il tetto, non c'è il tettuccio apribile. Ho tutto sotto controllo, non mi dà fastidio nemmeno l'ampio tunnel perché comunque rimane abbastanza basso e anche quando vado ad allargare il ginocchio non ho particolari problemi, ma dietro come ci si sta. Come ci si sta? Vediamo un po'. Devo dire che, e come vi ho fatto vedere davanti anche dietro non c'è la cornice, lo spazio rimane per chi siede dietro, naturalmente con il sedile impostato sull'altezza di Andrea, Pensavo avrei trovato qualche problema in più con la testa, visto il design della vettura, invece no. Qui a disposizione ho le bocchette del climatizzatore con la possibilità di gestire la temperatura e anche una presa da 12 volt. Molto accessibili gli agganci Isofix che sono qui nascosti da questo cappellotto. Qualche piccola manovra per disincastrarmi, i doppi terminali sono veri e finalmente sono veri, possiamo dirlo, quindi ve lo annuncio in pompa magna, non è come quelli che comprano le borse di Vuitton dal venditore ambulante. Meccanismo elettroattuato per il portellone posteriore. Perdiamo, vista la dicitura G-Tron che avete magari intravisto sulla parte posteriore di questa Audi A5, 90 litri di capacità, ma sarebbero stati qui sotto, quindi non necessariamente facilmente accessibili. Si parte da 390, si arriva a 950 litri. Qui invece c'è sotto il compressore. Vi faccio vedere, già che ci siamo, e intanto vado a chiudere, dove dovrete rifare metano. Lo farete qui, molto semplicemente, di fianco alla bocchetta per la benzina. Noi adesso saliamo a bordo, anche perché fa un freddo pazzesco, e andiamo a provarla, questa Audi A5 G-Tron. Luca, ti sei lamentato così tanto che ci davano sempre le diesel che ci hanno dato un metano. Guarda, infatti ho gli occhiali perché ho appena finito di piangere, si vedrebbero gli occhi rossi, no? Però sono contento perché il metano, a dire di alcuni, può essere quella transizione da un mondo un pochino più inquinante del gasolio a quello un pochino meno della benzina, a quello un po' meno del metano, fino alle fonti rinnovabili, elettrico, non lo so, comunque concetti troppo elevati per questo. No, però poi magari ci arriveremo. Però parliamo di questa A5 G-Tron, un 2000 turbo, 170 cavalli, 270 Nm di coppia, quindi nonostante il gas metano non si rinuncia assolutamente alle prestazioni. C'è solamente in versione o manuale, fortunatamente quella non ce l'abbiamo, certo, oppure S-Tronic. Profilo, sì, non è velocissimo, non è sportivissimo, secondo me è adeguato al carattere di questa vettura, che Sportback, coupé, 5 porte, 4 porte, comoda per la famiglia, ma comunque linea sportiveggiante, ma comoda. Ti dico la verità, su questa vettura mi sono trovato molto comodo a usare i paddle dietro il volante, e li ho usati specialmente impostando il selettore delle modalità di guida su individual. Ho preso, l'ho messo su individual, ho messo la risposta del motore dinamica, uno sterzo bello duro mica tanto, perché sì, non è mai durissimo, non è mai durissimo, però con i paddle via. È una macchina molto neutra,
sicura, tendenzialmente sottosterzante, magari lo vedremo qua al rotatorio. I paddle sì, li ho trovati anch'io abbastanza comodi, sono sempre lì dove li trovi, però io no, ti dico la verità, non li ho quasi mai usati, perché l'ho proprio provata in modalità famiglia, diciamo 1.0, te la metto in Dynamic perché ci stiamo appropinquando alla rotatoria. Ovviamente il motore, il cambio tiene il motore più su di giri, il volante, come dicevi giustamente tu, si indurisce ma mai tantissimo, è tendenzialmente sottosterzante. Ovviamente nessuno mai ci dà la precedenza in questa rotatoria, allora faccio un altro giro. Che fortunelli, sì. Abbiamo ovviamente pneumatici invernali, il fondo è veramente viscidino, giù tutto l'acceleratore, sentiamo il rumore. Anche in Dynamic comunque il cambio cambia, lo potrei mettere in Sport, ma non cambierebbe niente perché comunque era già in Sport, perché in realtà quando lo metti qua in Dynamic va in Sport, ma comunque cambia al limitatore. Un po' vuoto il rumore del motore. Il rumore del motore sì, non è sportivissimo, non è aggressivo, però a bordo c'è un grandissimo comfort di guida. E comunque le prestazioni ci sono, non sì, è che acceleriamo da 0 in 8 secondi e 4, velocità massima è 224 all'ora, abbiamo anticipato un paio di temi che di solito svisceriamo dopo. Non è una vettura cattiva. Non è una vettura però cattiva, tanto comoda, tanto insonorizzata, e nonostante là fuori comunque abbia un bel carattere, perché sì, ha una linea sì, molto sì. bella, un bel copettone grosso. Tra l'altro è raro che ci diano macchine poco accessoriate, molto vicine alla, diciamo, base, tra virgolette, con pochi optional. Facevamo prima una considerazione Sugli assistenti di guida. Io ormai da un produttore come Audi, da brand premium, mi aspetterei che i sistemi di ausilio alla guida non fossero più optional ma accessori di serie, quantomeno quelli importanti per la sicurezza. Non può per esserci esempio solo il pre-sense. l'assistente dell'angolo cieco che non abbiamo. Dai, cosa vuoi? Quanto costerà? Tu che ci hai tagliato la strada Esatto. e adesso ti fermi qua in mezzo alla strada, Esatto. con l'assistente dell'angolo cieco avrei visto se nell'angolo cieco ci fosse stato qualcosa, invece così non ce l'ho. Pazienza, però c'è il cruise control adattivo con il traffic jam e l'assistente di corsia, bello perché corregge sul volante e il traffic jam segue la macchina diciamo che abbiamo davanti quando siamo nel traffico tangenziale mattina, insomma fino a 65 km/h. Poi interviene l'assistente di corsia. Non bellissimo che l'impostazione sia sulla stanghetta, e poi è un pochino brusco. Ti rimetto in Dynamic, vado? Vai. Hai detto prima 0-100, vero? Grande pattinamento, prima, colpa del fondo. Prima un po' così. Cambia 6.000 giri il cambio, proviamo a mettere in manuale, vediamo cosa succede. In manuale cambia ugualmente, arriva tutto forte al punto di frenata, ma la frenata è una grandissima prerogativa di questa macchina, cioè frena tanto bene. Tra l'altro un beccheggio poco pronunciato, visto il design della macchina, ci siamo restati senza particolari difficoltà. Hai dovuto premere a fondo sul assolutamente no, è quello che mi è piaciuto. Ha sentito la frenata di emergenza e automaticamente il servofreno ha depresso, e non si è depresso ma ci ha fatto fermare in buonissimi spazi. Mi è successo proprio ieri in tangenziale, caro Andrea, che si è depresso, bloccato davanti a me, io sono andato già a bloccare e ho sentito l'aiuto proprio della macchina che mi ha appunto aiutato a rallentare. Sedili manuali, ma chi se ne frega, non è un problema, bellini, mezze pelle, mezzo tessuto. Non sono riscaldabili, non sono raffrescabili, ma sai che anche, secondo me questa cosa l'hanno fatta per me, cioè lo specchietto senza cornice che si scurisce quando viene colpito dagli abbaglianti di una macchina posteriore che si è dimenticato di spegnerli è optional, però l'ho messo perché sanno che io critico sempre lo specchietto con il ciccione di plastica. Ma fa parte del Galepack. Ok, tu hai il concessionario, non c'è il Galepack con lo specchietto interno senza cornice. Mi piace molto il sistema di infotainment, tra l'altro ovviamente connesso c'è una SIM in vettura che ci consente di vedere il meteo. Cioè, mi è cascato l'occhio, Luca, guarda su questa news: SpaceX, lancio perfetto, Falcon Heavy, Tesla rossa nello spazio. Ieri sera l'ho guardato in diretta, bellissimo. Tu dici, ma chi se ne frega? Vabbè, è per dirti che ci sono tutte le applicazioni connesse, il meteo, prezzi carburanti, informazioni sui parcheggi. Molto bello il fatto di avere la possibilità di memorizzare 8 cose qualsiasi, richiamabili a sfioramento, anzi no, possiamo vedere la funzione a sfioramento e poi richiamabili con un click. Retrocamera però è tanto verde, a parte gli optional, è verde, non perdiamolo, sennò stiamo qua 6 ore e mezza. Bella la cartina, abbiamo la visualizzazione anche Google Maps, però
Ho un punto di domanda, perché mi hanno detto, ho letto sulle news su automoto.it che toglieranno tra poco l'accordo con Google e quindi passeranno anche sia Volkswagen, ma probabilmente anche Audi, a Here Maps. Cos'erano le mappe di Nokia? Sì, una volta, adesso sono Here, sono state comprate da un consorzio di produttori, tra cui anche Audi, e vedremo cosa succederà. Facciamo 40-50? 40-50, 270 Nm, è vero che è un pochino sotto coppia, no in realtà no, perché ero a 2500 giri, la coppia a 1700, quindi c'ero, quindi è andata via tranquillamente. Ma sai che anche Android Auto e CarPlay sono optional? Quanto mi costano? Quasi 500 euro. 480 euro, praticamente un flag da mettere nel software della vettura. Sì, ho capito, dai. La politica dei tedeschi è questa, c'è un listino degli optional veramente, veramente lungherrimo. Si parte da 46.500 euro per questa macchina, si arrivano quasi a 52.000 euro proprio in virtù di questo prezzo che facevamo la considerazione sugli assistenti di guida. Però c'è tutto un discorso da fare sui consumi. E anche sul metano. Ti posso tra un secondo, perché volevo dirvi che non abbiamo il Virtual Cockpit qua davanti, però abbiamo un bellissimo quadro strumenti con gli indicatori contagiri e indicatore della velocità un pochino in rilievo, belli, mi piacciono tanto, con il doppio indicatore del carburante, perché abbiamo due serbatoi, metano a sinistra, benzina a destra, e in mezzo comunque un bel display da 7 pollici con tante informazioni che posso vedere, anche la mappa del navigatore, comunque la posso vedere lì davanti, grande, insieme a tante altre informazioni sul consumo, eccetera, eccetera. Però mi piace, anche non avendo il Virtual Cockpit, è comunque studiato bene. Invece non mi fa impazzire la plancia, pur piacendomi questo alluminio spazzolato, pur non dispiacendomi questa linea continua delle bocchette, è un po' troppo minimal forse, anche i materiali, non lo so. Ma sono tutte così ormai le auto. Sono tutte così. Per cui stampo molto riconoscibile, con un bel climatizzatore centrale che funziona 3 benissimo, zone anche dietro, veramente mai toccato se non l'automatismo. A me non dispiace, detto in maniera molto onesta, però insomma... No, ma neanche a me, la trovo un po', forse un po' troppo minimal, un po', non lo so, ci vorrebbe un po' un guizzo di design sulle Audi. Comunque questa è una mia opinione personalissima. Invece parliamo di dati oggettivi sul metano versus benzina. Prima di tutto prestazioni assolutamente uguali, io non ho notato differenza tra metano e benzina, il turbo ci mette del suo, forse un pochino di ritardo nella risposta dell'acceleratore, ma prestazioni pari. Prestazioni pari in città, a benzina percorriamo 9 km con un litro, diciamo 12 nel medio. Facciamo una media benzina metano. Diciamo 12 nel medio, diciamo che andiamo a spendere circa 13 euro per 100 km percorsi con il benzina. Invece col metano riusciamo a percorrere 100 km con 5 kg, quindi diciamo che abbiamo un risparmio, che sono circa 5 euro, diciamo un euro al al metano, esatto. Tra l'altro, scusa parentesi, se no mi dimentico, sono altro erotico. Serbatoio 16 kg e mezzo, circa 300-320 km di autonomia. Sì, ho fatto il pieno, mi ha dato 3,50, però appena ho fatto 2 metri sono sceso subito a 3,30. Quindi diciamo che c'è un risparmio a spanne, ovviamente stiamo parlando di spanne, per cui prendetela con le pinze, di 8 euro sui 100 km. Quindi 800 euro sui 10.000 km. E cosa potete fare con quegli 800 euro? Io sceglierei CarPlay, Android Auto e via. Cioè, nel senso, forse il senso di questa vettura non è tanto l'economicità, anche perché la manutenzione è un filino più onerosa, non tanto, c'è solamente da cambiare, mi sembra, l'olio ogni 15.000 invece che ogni 30.000, il resto è più o meno uguale. E le bombole non sono bomboloni in acciaio pesantissimi, ma sono, mi sembra, in materiali compositi, comunque c'è una tecnologia particolare per alleggerirli, e quindi non hai bisogno di fare una manutenzione. Sì, esatto, però secondo me il senso è più un guidare un pochino più eco, più green, molta meno CO2, praticamente il motore nella combustione non genera polveri sottili, che comunque la vettura genera per il rotolamento dei pneumatici, per l'attrito delle pastiglie dei freni, comunque però è sempre il metano un gas, quindi c'è un processo di combustione e può derivare però anche da fonti rinnovabili, almeno in parte. Le biomasse,
il tuo umido che butti via lo butti nei digeritori e esce Come ritorno al metano. futuro, come ritorno al futuro. Le nostre puzze che ogni tanto facciamo, quelle però sono un po' difficili da raccogliere, Cercheremo battuta da di inicanalare, incanalare in qualche modo. però secondo me è più il discorso economico, che comunque pur c'è, perché se uno fa magari 30.000 km all'anno iniziano ad essere 2.400 euro all'anno che buttali via, in un anno ti sei pagato la differenza tra benzina e metano Certo, ci va in vacanza. e ci vai in vacanza. Ho scoperto cosa fa Babbo Natale quando finisce di portare i doni a Natale. Lavora al paura. benzinaio Metanopoli. A Metanopoli ti fa il metano. Giustamente, se no non si chiamerebbe Metanopoli. Tra Io l'altro che sono un la notevole- cittadina creata da Eni. Esatto, sempre per pubblicità gratuita in questo giro. Per cui lui è uscito a farmi il metano, perché figurati che mi metto a farlo da solo. il metano Ma non si adesso. può? No, si può. Non si può. Lì si può. Si C'è può? il service sul metano. A Incredibile! Metanopoli. Sì. E ho detto, ma fanno le Audi a metano? Ho detto, certo. Certo. Ah, ma sai che è proprio bella? Perché Babbo Natale è milanese, naturalmente, no? Insomma, questo aneddoto mi ha portato a pensare che stia cambiando anche la percezione sul metano, come dicevi tu all'inizio. Guarda, c'è chi mette GPL e il Cayenne, perché non avere un Audi A5 a metano? Appunto. Io non mi farei problemi a girare con questa 5, anche Ah, perché sì. è veramente molto bella. Anche perché G-Tron poi è un nome molto accattivante. Molto Tron. Molto Tron, esatto. Ciao, fate Figli di sapere Tron. cosa ne pensate, automoto.it, YouTube, Facebook, dove volete come al solito. Ciao.